Benvenuti a una nuova puntata di Storie dalla soffitta. Oggi ci avventuriamo nel mondo sensuale e avventuroso di Amanda, un fumetto che ha segnato un'epoca e che ancora oggi riesce a sedurre i lettori con la sua protagonista indimenticabile. Creata dal genio narrativo di Robin Wood e resa visivamente immortale dal tratto di Alfredo Alejandro Falugi, Amanda è una delle opere più affascinanti del fumetto argentino e italiano. Amanda Geertsen è una donna che non passa inosservata. Immaginatevi una giovane dai lunghi capelli arancioni che brillano come il fuoco sotto il sole, incorniciando un viso caratterizzato da lentiggini sparse su una pelle chiara e delicata. I suoi occhi, di un colore chiaro e penetrante, riflettono un'anima tormentata e allo stesso tempo indomita. Amanda è una figura di irresistibile bellezza, ma ciò che la rende davvero speciale è la sua complessità. È forte, indipendente, astuta, ma anche vulnerabile e in costante ricerca di se stessa. La storia di Amanda inizia con un passato difficile. Cresciuta in un orfanotrofio, riesce a farsi strada nel mondo lavorando inizialmente come governante per una famiglia benestante. Tuttavia, il suo spirito ribelle e il desiderio di avventura la spingono a lasciare quella vita sicura per intraprendere un viaggio che la porterà ad affrontare sfide di ogni tipo. Le sue avventure la conducono attraverso luoghi esotici e situazioni pericolose, dove la sua bellezza e il suo ingegno sono spesso le sue uniche armi. Amanda è un'eroina che non si arrende mai, pronta a combattere per ciò in cui crede e per la sua libertà. Amanda fu pubblicata per la prima volta in Argentina nel 1993 e successivamente portata in Italia, dove trovò casa sulle pagine della rivista Scorpio a partire dal 1995, grazie a Eura Editoriale. Il successo del personaggio fu tale da garantire la pubblicazione di volumi monografici e diverse ristampe, sia in bianco e nero che a colori. La serie si è estesa per ben 116 episodi, rendendo Amanda una delle figure più longeve e amate create da Robin Wood e Alfredo Falugi. Robin Wood, uno degli sceneggiatori più prolifici e talentuosi del fumetto sudamericano, ha saputo infondere in Amanda un mix perfetto di avventura e introspezione. Ogni episodio non è solo un viaggio in terre lontane, ma anche un viaggio interiore per la protagonista, che deve affrontare i propri demoni e il proprio passato. Le trame di Wood sono complesse, ricche di colpi di scena e momenti di alta tensione, ma sempre con un occhio attento alla caratterizzazione dei personaggi. Amanda non è mai solo un'eroina d'azione, è una donna reale, con fragilità, dubbi e paure, che la rendono incredibilmente umana. Il tratto di Alfredo Alejandro Falugi è parte integrante del fascino di Amanda. Il suo stile è dettagliato e raffinato, capace di dare vita a un personaggio di straordinaria bellezza senza mai cadere nel banale. Falugi riesce a esprimere la sensualità di Amanda attraverso linee morbide e giochi di luce, rendendo ogni vignetta un piccolo capolavoro. La sua rappresentazione dell'erotismo è sempre sottile, più suggerita che esplicitata, e questo contribuisce a creare quell'aura di mistero che circonda la protagonista. Le scene sensuali non sono mai gratuite, ma funzionali a mostrare la complessità di Amanda, il suo fascino irresistibile e la sua abilità nel navigare un mondo dominato dagli uomini. Amanda è più di un semplice fumetto d'avventura. È un'opera che esplora temi come l'identità, la libertà e la forza interiore. La sua protagonista incarna una bellezza che va oltre l'aspetto fisico. È la bellezza della determinazione, del coraggio e della capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. L'erotismo che permea la serie è elegante, mai volgare e aggiunge profondità a una storia già di per sé ricca di emozioni e colpi di scena. In conclusione, Amanda è una serie che merita di essere riscoperta e apprezzata per la sua capacità di unire avventura, introspezione e una protagonista che è diventata, a pieno titolo, un'icona del fumetto. Se ancora non avete avuto l'occasione di conoscere Amanda, vi consiglio vivamente di tuffarvi nelle sue avventure. Ne uscirete conquistati, proprio come è successo a me. Grazie per aver seguito questa puntata di Storie dalla soffitta. Alla prossima, con nuove storie e nuovi personaggi che hanno fatto la storia del fumetto.